Ciao a tutti amici, benvenuti da SynthCloud. Sono qui con gli amici che mi accolgono tutte le volte, ogni volta mi fanno trovare una sorpresa nuova. In realtà questo strumento esiste da un po', è il Pro 3 di Sequential, e Sequential, tutte le volte dico così, non so esattamente, ditemi voi come si dice. È un parafonico, in realtà adesso ho fatto questa cosa, diciamo, appunto parafonica, nel senso che questo è uno strumento con tre oscillatori. Volendo, questi tre oscillatori possono essere, diciamo, separati fra di loro su ogni voce, quindi si ha una condizione polifonica, ma si dice parafonica perché in realtà questo strumento nasce strumento monofonico, nel senso che la maggior parte delle patch che troverete sarà monofonico e sfrutterà tantissimo, soprattutto ce ne saranno tante che sfrutteranno lo step sequencer. È veramente molto molto potente, il suono è bello insomma massiccio. Però la cosa che è interessante è appunto questo lato, no? Che può essere sfruttato assolutamente, soprattutto in fase produttiva, avere anche l'opportunità di fare degli accordi, insomma, è una cosa importante. Qui ci sono tantissime patch anche. Qui adesso sto anche riconoscendo chi ha fatto queste patch, perché su questa macchina sto leggendo dei nomi, che saluto Daniele Chierichetti, saluto anche Alex di Donna, e quindi niente, insomma, vabbè, saluto degli amici, scusate. Ora, l'architettura sembra, a vederla così, io è la prima volta che lo vedo, quindi come spesso capita vi faccio sentire il suono. Poi cerco di entrare nell'architettura per capirne i concetti principali. Vabbè, qui ci sono tre oscillatori, poi possiamo scegliere il filtro, abbiamo tutto quello che riguarda il filtro qui a disposizione, abbiamo un mixer dei tre oscillatori, chiaramente, abbiamo volendo un'uscita esterna che possiamo usare come fonte, il noise, poi abbiamo chiaramente gli inviluppi, l'inviluppo del filtro, l'inviluppo dell'amplificatore e chiaramente tutto quello che entra qua dentro può passare per l'architettura dello strumento. C'è l'FO, è un synth, diciamo così, tradizionale, ecco, mettiamola così. Questa è la sensazione che si ha una volta acceso, anche a livello sonoro. Quello che mi sembra di aver capito è che si tratta di uno strumento ibrido, nel senso che ci sono due oscillatori analogici e un oscillatore a wavetable, da quello che mi sembra di aver capito. Si vede anche, nel senso che qui ci sono proprio gli shape degli oscillatori, quindi questo è un oscillatore solo. Passo da quadra a triangolare per poi andare nel filtro. Qui ho l'ottava, se questo è l'altro oscillatore posso decidere di unire questi due come spesso si fa, e poi c'è quest'altro, il terzo, che invece ha wavetable. Come sentite è molto interessante.
unito agli altri, chiaramente crea delle situazioni sonore interessanti. Mi piace anche il sound che si crea in questa situazione qua, è bello. Ci sono 3 filtri diversi. E c'è un drive del filtro. È abbastanza sporcaccione, eh? Adesso sto modificando così questa patch, ma è interessante la modalità, diciamo così, mista. Poi adesso vi faccio sentire un po' invece il lato quello così, appunto. Questi sono i preset di fabbrica e hanno questo spirito. Infatti avete sentito anche nell'introduzione, ho sfruttato un po' questo lato così. Il sound è bello, a me è interessante, molto aggressivo. Un po' di astronavi spaziali. Il discorso è che pulisco un po' l'aggressività, perché sentite che con il drive le cose un po' cambiano. Devo dire che infatti poi ci sono anche queste cose. Qui probabilmente siamo di fronte alla wavetable, quindi possiamo avere anche queste sonorità miste, no? Abbiamo queste opportunità grazie alla wavetable e sono molto interessanti, e quindi possiamo miscelare, no? Suoni anche così, diciamo, di estrazione un pochino più digitale, nel senso più classico del termine, e fare degli ibridi come questo, che era molto interessante. Poi ci sono i classiconi, chiaramente. Sono belli, eh? Chiaramente possiamo lavorare come ci pare sul suono, no? Togliere attacco, tutte le cose classiche che possiamo fare, aggiungere la velocity. Le opportunità sono parecchie, insomma. Ci sono questi effetti, queste cose che vanno a destra e a sinistra.
suono molto potente. Qui abbiamo anche chiaramente il glide. Allungato tantissimo. Poi abbiamo anche gli effetti, i due effetti qui. Così è secco. Così col delay. Così credo che ci sia anche l'effetto 2, è un chorus, infatti si sentiva. La qualità mi sembra buona in generale, sento un ottimo suono. Vi sto facendo sentire un po' di preset. Bello. Bello, bello, mi sta piacendo. Sono tanti suoni molto arrabbiati. Un po' di Carpenter in giro e via. Per i vecchietti, queste sono battute. Tanto ho visto che chi mi segue comunque di solito ha una certa età. La speranza che arrivino anche un po' di sbarbati c'è sempre, però insomma capisco che il mio modo e il mio approccio sia chiaramente più adatto agli attempati, diciamo. No, scherzo. A proposito, lo dico sempre alla fine, iscrivetevi perché il 90% di quelli che guardano i video non sono iscritti. Forse perché poi dopo un video... Però, vediamo. C'è Interstellar, si chiama questo, pensa a te. Sono belli, i suoni sono... Quelli fatti utilizzando in modo, diciamo, un pochino più digitale, meno tradizionale, la wavetable, sono belli. C'è anche l'organo. Sono molto interessanti. Molto belli, Poi considerate che, come dicevo, molti sono di questo tipo. Chiaramente qui sullo step sequencer abbiamo tutto a disposizione, velocità. C'è anche il tap tempo. Bello.
bello. So che dico sempre bello, allora già che siamo di fronte a uno strumento di questo tipo, io dico sempre bello perché non so come dire, il lavoro che c'è dietro a queste cose qua è tantissimo, anche dal punto di vista proprio del sound design, di mettere insieme tutte le idee, sfruttare la macchina per dare qualcosa che sia interessante per chi l'acquista, che possa essere a livello creativo ispirante, insomma è difficile, no? Non è una cosa semplice. E questi sono strumenti che mettono a disposizione tanto all'utente. Poi bisogna vedere se ne avete bisogno, chiaramente. Qui siamo su un prezzo medio, non siamo né troppo in alto né troppo in basso. Comunque se li fanno pagare gli strumenti loro, ma è normale, sono anche molto belli, hanno un carico di possibilità molto, molto ampio, quindi insomma c'è da considerare tanto. Ci sono 3 LFO, ci sono gli effetti, ci sono un sacco di cose che riguardano lo step sequencer che io adesso non ho approfondito, ma si capisce che è una cosa veramente fatta bene e quindi è anche normale che ci siano, insomma, pretese economiche, diciamo. Il discorso è sempre quello: vi serve una cosa del genere? In risposta a chi mi dice che usa i plugin, capisco perfettamente, anche perché i plugin sono di livello altissimo. Se si cerca un suono un pochino più organico, comunque io consiglio sempre di stare sull'analogico, e se si vuole un suono addirittura vecchio, allora lì consiglio addirittura di andare sul vecchio, perché è proprio diverso il comportamento dei a meno che non si vada su sintetizzatori veramente costosi. I sintetizzatori vecchi hanno un comportamento che è quello lì e che è una fotografia di quel momento storico. Questi hanno un atteggiamento differente, più moderno, giustamente, perché insomma sono passati 70 anni e quindi il lavoro che si può fare con queste macchine a livello produttivo è enorme. Ne fanno tante, ecco, questo sì, ne fanno tante, e quindi a volte uno dice vabbè, ma quale prendo? Lì purtroppo non è facile decidere. Questa per esempio anche questa è una bella astronave, però bisogna capire fino a che punto siano le esigenze di chi compra. Molto belli tutti i suoni, Poi è chiaro, si possono fare anche queste cose, no? Un Moog così, un mini Moog, idea mini Moog così, viene bene. Non è che non venga, cioè i suoni sono belli, sono tutti belli. Per questo dico sempre bello. Se io non critico, perché non vedo dietro questi strumenti quell'atteggiamento di mercato che molti trovano dietro queste cose, un po' spinto, no? Sì, fanno tante cose oggigiorno e su questo siamo d'accordo, ma su questi strumenti qua in particolare la qualità c'è. E magari su altri che si potrebbe discutere del fatto che le aziende hanno una cosa e la impacchettano in vari modi, ma del resto, cioè, questo lo fanno tutti in tutti gli ambiti, no? Quindi è il mercato moderno che è così. Non è lì il problema, secondo me, non sta lì il problema. Secondo me il problema sta nel fatto che uno dovrebbe acquistare uno strumento e starci sopra tanto prima di decidere se fa il caso proprio o no. E questa cosa qua adesso è complessa, perché una volta erano 3 strumenti, adesso sono 80.000. E quindi uno dice, beh, però ci vorrebbe così, ci vorrebbe cos'ha, le opportunità ci sono e si cambia spesso. Ma perché c'è tanta roba in giro. Questo. E poi sulla qualità io sono sempre dell'idea che gli strumenti con un'alta qualità siano importanti, secondo me,
per registrare. Poi per suonare dal vivo, sì, assolutamente importante la potenza, il suono bello, cioè, ma ce ne sono tante che fanno un po' di tutto, che vanno benissimo. Anche ultimamente le fanno anche costose, chiaramente, ma anche analog, quindi va benissimo. Però quelle sono cose che si possono fare live anche con altri strumenti, se il risultato deve essere semplicemente adeguato. In studio la differenza fra una registrazione fatta con strumenti di alta qualità e non di alta qualità si sente tanto, in tutti gli ambiti, sia quelli analogici e di sintesi che quelli invece che riguardano il campionamento, quelli a modelli fisici, tutto. La qualità più è alta e più poi quando si registra se ne sente, se ne riconosce il senso, no? Il senso anche dell'acquisto, voglio dire. Comunque, insomma, io penso di aver detto tutto qui. È tutto. È un po' quello che ci si aspetta, no? Anche a livello visivo da questo strumento, questo pomellone col filtro qua che insomma fa venire voglia di fare queste cose. Io vi ringrazio, vi saluto. Il Pro 3 è un bellissimo strumento, secondo me, come molti altri in questo periodo, ce ne sono tanti in giro su questa, diciamo, in questa direzione. Ringrazio SynthCloud che mi ha dato l'opportunità di fare il video, ringrazio voi per i commenti, belli e brutti sono sempre ben accetti e quindi vi ringrazio e mi scuso se molto spesso non sono preparato riguardo a quello che vi faccio ascoltare dal punto di vista tecnico, ma penso che farvi arrivare il suono comunque, io che ne provo tante posso dirvi qual è la sensazione, spero possa essere utile questa sensazione. E quindi niente, ci vediamo presto. Iscrivetevi, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate i video divisi per categorie, la mia musica, i miei libri, un sacco di cose che ho fatto. Se vi piace la mia modalità espressiva andate a dare un'occhiata. Ringrazio ancora SynthCloud, ci vediamo presto, ciao ciao.